arriviamo qua e pensiamo cosa taglio, invece il primo pensiero deve essere cosa lascio, e ci dobbiamo immaginare la forma già finita, no? E questo è un po' più orientale come concetto, no? Quindi quando ho deciso cosa lascio, il resto lo posso togliere. E un fa sangue, taglia, taglia! L'altro il forbicione è comodo perché poi senza fare troppa fatica. Allora io ti può vedere come faccio. Faccio così. Avevo voglia di fare questo. Ce la faccio. In gennaio si possono cominciare a fare le prime potature. Ho un ospite specialissimo oggi, molto bravo, che mi insegnerà un sacco di cose e che le insegnerà anche a voi. Pietro Isolan, benvenuto! Grazie mille Francesca, è un onore essere qui con voi. Io ce la metterò tutta. Vedi questo qui? Questo è prezioso. Questo è prezioso perché è quello che ci riempirà tutto questo vuoto qua. E magari andiamo a vedere proprio la situazione in cui ci si può trovare, magari nel proprio giardino, la situazione un po' più critica, vediamo qualche dritta. E qui sono di fronte a uno dei miei meli, sono un po' tutti in queste condizioni, sono cresciuti bene, hanno fatto un bel tronco, stanno qua da 5, 6, 7 anni, insomma non tutti sono stati messi nello stesso periodo, e io li ho presi e fatti crescere, ma non li ho quasi mai potati. In tanti ci siamo trovati in questa situazione qua, no? C'è da dire poi che questi meli sono molto belli perché sono vigorosi, sono un abbozzo di vaso, quindi di forma di allevamento è già stato fatto. Magari c'è proprio da dargli, diciamo, una giustatina e una direzione, perché le piante hanno questa cosa che si chiama, un nome un pochino difficile, ma si chiama dominanza apicale, ovvero tendono ad andare in alto perché cercano giustamente la luce. E invece a noi i frutti ci piace che siano comodi da raccogliere. L'attrezzo principe della potatura è la forbice da pota. In questo caso usiamo quella a doppia lama perché per le piante da frutto ha un taglio più netto, perché non fa, diciamo, pressioni sulla controlama. E poi gli altri attrezzi sono il troncarami, che qualcuno chiama il forbicione, che ha appunto i manici magari che si allungano, e lo svettatoio per i rami un po' più alti. Allora, quello che dobbiamo andare a fare qui è già una piccola potatura di riforma. Che cosa vuol dire? È un po' il terzo tipo di potatura. C'è la potatura di allevamento, quindi quando diamo un'impostazione, la potatura di produzione, e poi in caso, diciamo, dobbiamo intervenire per riportarci in una situazione un po' più razionale, si fa la potatura di riforma. Qui siamo in quella situazione lì. E bisogna fare attenzione perché è un'operazione delicata, andiamo a fare anche tagli grossi, per cui per esempio in questo caso qua dove dobbiamo reimpostare le branche io non farei tutto quest'anno perché questa pianta è molto forte, quindi se noi andiamo a tagliare tanto questa pianta andrà ad emettere un sacco di vegetazione e ci troveremo con un sacco di polloni e succhioni, quindi formazioni che poi non fanno frutti e assorbono tantissima energia. Quindi quello che farei io è andare una branca alla volta, una massimo 2, e in 2-3 anni riportarci ad una situazione razionale. Quindi la potatura di riforma si fa distribuita nel tempo, non si interviene una sola volta, ma in più anni successivi fino a che non si ottiene il risultato desiderato. Guarda Francesca, io ti dico una frase che mi dicevano i contadini che mi hanno insegnato a potare la vite, l'olive o così. Mi dicevano ogni pianta ha la sua storia. Quindi la prima cosa che si fa davanti ad una pianta come questa, ci si ferma e si cerca di capire che storia ha questa pianta. Quindi c'è qualche caso in cui magari la potatura di riforma si può anche fare tutta nello stesso anno, ma dipende tanto dalle condizioni della pianta. Quindi anche Pietro, da bravo permacultore, mi ricorda che l'osservazione è la prima cosa. L'impostazione iniziale era corretta, ci sono 4 branche qua, diciamo che ha comunque una buona forma l'albero. Andiamo a dare l'impostazione di un cono, quindi nel fusetto è un cono unico, nel vaso saranno 4 coni in questo caso, uno per ogni branca, ok? E un cono c'ha la punta, quindi dobbiamo stare contenuti nella parte alta, andando sempre più a riempire nella parte bassa. Questo ci fa molto comodo perché così non ci spacchiamo la schiena a raccogliere, a usare le scale che sono pericolosissime, che meno le usiamo e meglio è. La prima cosa da fare è guardare chi comanda, perché se vogliamo avere una punta corretta dobbiamo avere un asse centrale, il cono è fatto così, un asse centrale e una sola punta. Anche perché le piante, per la dominanza apicale,
Se si ritrovano con più punte sopra, tendono a riempirsi sopra. Uno degli scopi della potatura è contenere proprio questo andamento. Quindi decidiamo quest'anno quale branca fare, una massimo due, adesso vediamo come andrà, e cominciamo a fargli la punta. Quindi avremo una punta per ogni cono, in questo caso 4 punte perché abbiamo queste 4 branche. Io partirei da questa branca qua e dobbiamo decidere quale di queste due sottobranche andrà a fare da asse del nostro cono. Vedendo la distribuzione come sono messe anche rispetto alle altre branche, io andrei su questa e di conseguenza l'altra va eliminata. Se noi tagliamo troppo radente, quindi se andiamo a tagliare qui, creiamo una ferita molto grande e la pianta farà fatica a cicatrizzare. Nello stesso modo, se noi tagliamo troppo alto, la pianta farà un sacco di getti qui, quindi creerà polloni, vegetazione che andranno ad assorbire energia. Quindi l'altezza corretta è questa qui, vediamo col seghetto, è questa qui. Ora qui abbiamo una situazione di un ramo attaccato di lato, ok? È importante rispettare quella che si chiama corona. Quindi quando la piccola curva che si crea qui finisce, lì è il punto di tagliare. Mi sento un po' in ansia per il mio melo, ti devo dire. Ho evitato di tagliarlo perché soffro quando taglio il ramo, non è l'atteggiamento corretto, quindi coraggio. Guarda Francesca, se ti può consolare andiamo piano piano. Facciamo sì qualche taglio, ma lo rispettiamo tantissimo, perché le piante cresciamo con loro. Quando tagliamo è davvero importante non correre il rischio di fare il taglio e i vecchi contadini dicevano di far scosciare la pianta, ovvero creare delle ferite dovute al fatto che la corteccia va a spellarsi in questa maniera. Quindi la tecnica corretta, ora qui non c'è molto spazio, ma la tecnica corretta di solito è tagliare un pezzettino da una parte e un pezzettino dall'altra. Qua non riusciamo, quindi perché non c'è spazio qui per il seghetto, quindi taglieremo di qua ma sostenendo il ramo con l'altra mano. E questo è il primo taglio che siamo andati a fare. Come va Francesca? Un po' di angoscia mi è venuta, però va bene, guardo con ottimismo al futuro del mio albero. Quando facciamo un taglio è importante dargli una leggera inclinazione in modo che l'acqua scorra via. Adesso che abbiamo deciso qual è l'asse del nostro cono, andiamo a ripartire dalla punta. Ci facciamo aiutare da questo attrezzino che è bello alto, così non usiamo la scala, e andiamo a decidere qual è la punta. In genere è bene lasciare sempre i rami che vanno verso l'esterno, perché se noi torniamo verso l'interno andiamo a chiudere un vaso, e come deve essere un vaso vuoto. In questo caso abbiamo proprio un rametto che è perfettamente in asse con l'asse centrale, ok? Quindi potremo scegliere o lui oppure lui che ci va verso l'esterno. In questo caso mi piacerebbe di più lasciare questo. Come spiego sempre ai bambini o ai ragazzi quando gli racconto queste cose, andiamo a eliminare tutti i concorrenti, ne resterà solo uno, va bene? Ne deve rimanere solo uno là sopra. Questo per esempio se ne va in concorrenza con quello di sopra, quindi guardiamo di rispettare la regola del taglio, quindi di non lasciare speroni e nello stesso tempo di non stare troppo vicino al tronco. Anche questo signorino qui se ne va in concorrenza, quindi via. È un po' più difficile tagliare nel punto giusto quando si lavora a distanza così in alto con le forbici. Fa parte un po' del mediare, diciamo, ecco, tra la perfezione e la sicurezza e l'uso della scala. Taglierei anche questo. Gli ultimi che andiamo a tagliare lassù sono proprio i diretti concorrenti. Uno. Quando sei sulla posizione corretta usi il rametto per... ah no, non è quello. Usi il rametto per appoggiarti così e tiri. Quindi una mano qua e una mano sulla leva. Sul manico. Aspetta, allora questa. Così, vai, tira forte. Però già è così. Za, bravissima. Facciamo un altro taglio qua su perché vedi Francesca, questo torna verso l'interno, quindi va a chiudere il vaso. Ecco qua. In questo modo abbiamo una punta unica, abbiamo tolto un bel po' di legno da lassù, quindi abbiamo già cominciato a creare il nostro cono. Penserei adesso alla continuazione del cono, veniamo in giù. Ma questi concetti dell'asse centrale, della punta, così valgono per tutte le piante, anche per l'olivo.
Ho commesso questo erroretto qua, non so perché sia successo, comunque la corteccia è leggermente staccata dal rametto. Quando appoggiamo il ramo qui, questa parte tende a scortecciarlo leggermente, non è un danno grave, è un po' di ferita in più, ma comunque la pianta riuscirà a rimarginarla bene. Questo qui va bene, questo sarebbe da dargli un'inclinata in qua. Ah, ok. Sì. Adesso c'è da fare qualche taglio di ritorno, quindi qualche taglio ci fa tornare indietro rispetto all'andamento principale del ramo. Quindi qui potremo tornare, abbiamo una bella gemma qui, magari poi spieghiamo un attimo anche i tipi di gemme quali sono, che gli hanno dato dei nomi alle gemme che fanno veramente ridere, lamburde, brindilli, capito? Le gemme che ci danno i frutti nelle pomace, quindi nel melo, nel pero, sono le lamburde, che sono queste qua, che sono dei nomi buffissimi proprio. La lamburda, come la riconosco? È piccola e con un capocchino una pignetta. un pochino setoso, che è proprio la gemma a frutto. Ok, quindi qui avrò la fioritura. Esatto, non c'è un vero e proprio ramo, c'è una gemma supportata da un po' di legno, fine dei giochi. Invece il brindillo è invece proprio un rametto che ha delle gemme a legno qui, vedi che sono più a punta, Sì. e una gemma a frutto in cima. Nel pesco è il contrario, c'è la gemma a legno sopra e varie gemme invece che vanno a frutto sotto. Anche qui lo fermiamo un attimo qua su, andiamo qua dove c'è una bella gemma a frutto, sta bella lamburda qui, ecco qua. Ho un po' di attenzione a non togliere troppa roba. Una regola generale è nelle piante molto vigorose tagliare meno, perché tendono a reagire subito. Nelle piante poco vigorose, quindi che hanno poca forza, tendiamo a tagliare di più, perché le stimoliamo a spingere. Leviamo questa e torna indietro. Questa vuole comandare troppo, quindi la si fa sta un po' più calma e si fa così. Aspetta, si fa così e poi la pieghiamo. Usiamo la forbice. Eccola. Io mi fermerei a un intervento, darei una sistematina, cioè svuoterei il vaso e poi mi fermerei. Nel campo e nell'orto non serve quasi mai intervenire con materiali artificiali perché c'è quasi sempre tutto a disposizione, basta un po' saperlo, diciamo, maneggiare. Per esempio un pezzo del ramo tagliato ci fa adesso da picchetto per la piegatura del ramo del melo. Adesso vi faccio vedere un trucchetto un po' da manuale che trovate anche scritto in tanti libri, perché andiamo a fare la piegatura di questo ramo. Andiamo a piegarlo perché così la pianta che capisce che non è più qui la cima, ma è lungo tutta la sua lunghezza. Okay, e quindi lei sviluppa, crea rami spesso a frutto in questo senso qua. Allora è importante o fare una legatura piuttosto larga per non creare strozzature, oppure se ce l'abbiamo andiamo ad acchiappare uno sperone. Ora io questo non lo voglio tagliare perché è bellino, ma se io potessi tagliarlo mi potrei attaccare qua ad uno sperone che poi secca e quindi non faccio danno. Poi Francesca, la potatura non è una scienza esatta, in ogni regione, in ogni usanza, se sei un'azienda grande, se sei un hobbista, ci sono tanti modi, no? Però i principi generali sono invece più o meno sempre quelli. Il trucchetto da manuale è legare il filo al picchetto nella parte che andrà sottoterra, perché in questo modo non rischierai che si sciolga. Questo sistema funziona molto bene. Andiamo a decidere quanta piegatura dare. Il rischio di danneggiarlo se non siamo delicati quando lo pieghiamo. Esatto, infatti dobbiamo andare piano piano. Dobbiamo aiutare la pianta ad abituarsi a quello che vogliamo fargli fare. Quindi anche in una piegatura andremo a accompagnarlo con le mani. Ora questo è già anche abbastanza, un ramo di 3 anni probabilmente, quindi andiamo a fare piano piano e io non gli darei più di questo, ok? Qui siamo orizzontali, quindi stiamo ottenendo l'effetto che desideravamo. A questo punto, avuta la lunghezza, andiamo a piantare. Adesso va giù bene, che è tutta bagnata la terra. È come con le persone, no? C'è un punto di rottura, quindi tu capisci piano piano, devi fargli fare la sua strada piano piano. E fra 3-4 anni avrai 4 coni come questo. Ora qui, Francesca, possiamo far vedere un sistema per avere il meno impatto possibile sulla corteccia, quindi possiamo mettere un qualsiasi tipo di
come dire, di supporto, in questo caso è un avvolgibile riciclato, vero? E mettiamo un altro picchetto, è la seconda piegatura del nostro primo cono. Vai, così fai te, io controllo sopra. Vai, posto. Nel giro di un anno o due si possono togliere perché i rami rimarranno con la forma che gli stiamo dando adesso. Questo che torna dentro va tagliato subito. L'andamento che dobbiamo mantenere con i rami è di andare all'infuori e in alto. Tornare indietro verso l'interno, mai. Allora abbiamo reimpostato una delle 4 branche, per quest'anno non facciamo altri tagli grossi, diamo solo una svuotata in più al vaso, quindi leviamo i rami che tornano verso l'interno e basta per quest'anno. Quindi l'anno prossimo intanto tornerai a trovarmi. Molto volentieri, Okay. molto volentieri. Prima, vediamo. Questo video è stato dedicato ai concetti base della potatura, l'abbiamo fatto su un melo, ma la maggior parte delle cose che abbiamo raccontato oggi funzionano per tutti gli alberi, quindi sono proprio le informazioni base che si devono avere. Ringrazio Pietro veramente tantissimo per questa lezione di potatura direttamente al Bosco di Ogygia. Vi lascio tutti i canali qua sotto, quindi per vedere i canali di Pietro Isolan ci sono i link. Mettete un bel mi piace proprio in omaggio a questo grande aiuto oggi che ha dato Pietro. Naturalmente fate anche le vostre domande e scrivete Pietro se volete altri video, così lo facciamo tornare al Bosco di Ogygia. Grazie Pietro. Ciao, grazie mille. A presto. Ciao.